Benvenuti e benvenute nel mio canale di Essenza e Trasformazione. Oltre il karma, il viaggio della tua essenza verso la trasformazione. Il karma è un concetto che risuona in maniera profonda con molte persone. Spesso viene percepito come una somma, come se fosse un punteggio nell'universo, dove quello che ricevi a volte ti possa sembrare una grossa punizione. Tuttavia, il karma riguarda principalmente la consapevolezza che ogni nostra azione ha un'azione e una reazione, come un effetto boomerang, ma è molto complessa nel suo insieme. La frase "ciò che fai torna indietro" riflette un principio simile a quello di Newton. Ogni azione ha una reazione uguale e contraria, ma il karma va oltre la fisica. È una verità spirituale che permea ogni aspetto della nostra esistenza. Queste idee sono potenti e invitano alla riflessione. Ti incoraggio a guardare il video completo per scoprire tutti i dettagli e a condividere le tue opinioni nei commenti. Qui ci sono le 12 leggi del karma e come puoi applicarle nella tua vita. La prima legge è semplice. Immagina di aiutare una persona in difficoltà. Potrebbe non ricambiare immediatamente, ma un giorno, quando meno te gli aspetti, riceverai aiuto, magari da un perfetto sconosciuto. Questo è come piantare semi di bontà che cresceranno nel tempo. È importante interagire con gli altri con gentilezza e rispetto. Spesso le persone rispondono in modo simile. Ricorda, i semi richiedono tempo per germogliare. Le tue buone azioni, anche se non sembrano immediate, alla fine porteranno a risultati positivi. La seconda legge, la legge della creazione, ci invita a vedere noi stessi come magneti. Attiriamo esperienze e persone che riflettono chi siamo interiormente. Se sei felice, attrarrai situazioni positive. Se sei triste o arrabbiato, rischi di attrarre solo negatività. Non dimenticare, sei il regista della tua vita. Se qualcosa non funziona, hai il potere di cambiare le cose. Circondati di persone che ti ispirano e ti sollevano. La legge dell'umiltà ci ricorda che ignorare i problemi non li risolve. È importante ammettere l'esistenza delle difficoltà e affrontarle con coraggio. Accettare la realtà è un segno di forza e permette di vedere le sfide come opportunità di crescita. Prenditi del tempo per riflettere sulla tua vita, celebrare i successi e identificare le aree da migliorare. Infine, la legge della crescita sottolinea che non è l'ambiente che cambia le nostre vite, ma noi stessi, in quanto abbiamo il libero arbitrio. Se sei infelice, il cambiamento esteriore non porterà necessariamente felicità. I tuoi pensieri modellano la tua realtà. Lavora per migliorare te stesso, lasciando andare ciò che ti trattiene. Solo così potrai creare la vita che desideri. Crescita e responsabilità. Concentrati su ciò che ti solleva e fai scelte che ti avvicinino ai tuoi sogni, ricordando che la crescita non è un evento isolato, ma un processo costante. Se desideri essere più sicuro di te, inizia ogni mattina a diventare con un discorso di incoraggiamento. Col tempo noterai che parli più chiaramente e ti senti più forte. Questo è il segno che stai crescendo. E tutto è iniziato piantando un seme di pensiero positivo e innaffiarlo ha dato i suoi frutti. Immagina di guidare in una tempesta. Non hai scelto di incontrare la tempesta, ma il modo in cui la affronti dipende solo da te. Puoi decidere di rallentare, accostare e aspettare che la tempesta passi, oppure puoi continuare a guidare. La vita ci presenta sfide e sebbene non possiamo controllare le tempeste, possiamo sempre scegliere come rispondere. Quando ti trovi in un momento di caos, chiediti:
Che ruolo sto giocando in tutto questo? È facile dare la colpa agli altri, ma la legge della responsabilità ci invita a guardare dentro di noi. Anche se non hai creato il problema, sta a te affrontarlo. Sei il padrone della tua vita con il tuo libero arbitrio. Connessione e scelte. Ogni scelta che fai conta. Che si tratti di decidere di alzarti presto, mangiare più sano, contattare un vecchio amico o cambiare percorso per andare al lavoro, ogni decisione ha un peso. Anche se alcune scelte possono sembrare piccole, sommate insieme determinano chi sei e dove stai andando. Se non sei soddisfatto di come stanno le cose, ricorda che ogni momento è un'opportunità per fare una scelta diversa. Se hai un'abitudine che desideri iniziare, inizia ora. Se vuoi imparare una nuova abilità, fai il primo passo oggi. È facile guardare qualcuno di successo e pensare che ci sia arrivato dall'oggi al domani, ma dietro ogni successo ci sono anni di sacrificio, di duro lavoro e impegno. Il tuo percorso potrebbe sembrare diverso e va bene così. Ciò che conta è che ti stai muovendo nella direzione giusta. Non sottovalutare mai il potere delle piccole azioni. Una parola gentile può migliorare la giornata di qualcuno, un sorriso può innescare un'amicizia e una scusa può ricucire una relazione. Ogni passo positivo che fai oggi contribuisce a creare il nuovo inizio di domani. Continua a credere, a lottare e connetterti con gli altri. Dare ospitalità. Conosci quella sensazione calorosa e confusa che fornisce quando si aiuta qualcuno? È il risultato di un gesto di altruismo, che può essere un sorriso, un atto di gentilezza o il tempo dedicato a qualcuno. La bellezza del dare non risiede solo nell'atto stesso, ma anche nel modo in cui lo fai. Riflette chi sei nel profondo e come interagisci con il mondo intorno a te. La vera crescita non riguarda quanto accumuli, ma quanto sei disposto a condividere. La vera ricchezza si misura in un cuore disposto a osare. Potresti pensare di non poterti permettere di osare, ma ricorda che l'osare non è solo una questione di soldi o beni materiali. Si tratta di condividere il tuo tempo, la tua saggezza e la tua attenzione. Anche un ascolto attento o una parola di incoraggiamento possono fare la differenza. Riceviamo dando, e questo è uno dei più grandi paradossi della vita. Quando dai con generosità, non svuoti te stesso, ma riempi la tua vita di gioia, pace e significato. Vivere nel presente, la vita è un atto di equilibrio. Sebbene sia importante imparare dal passato e pianificare per il futuro, non dobbiamo dimenticare il momento presente, che è l'unico tempo su cui abbiamo un effettivo controllo. Non puoi cambiare ciò che è già accaduto e il futuro è incerto, ma ciò che fai ora è tutto. Il presente è un momento potente e ogni azione che compi getterai un seme che dovrai annaffiare accuratamente. Per sfruttare al massimo il momento presente, sviluppare una mentalità orientata al presente. Quando ti accorgi di essere distratto dai pensieri passati o futuri, un suggerimento su quello che puoi fare è rivolgerti dolcemente al presente. Concentrati sulla tua respirazione, sulla sensazione dell'aria sulla pelle o sul terreno sotto i piedi. Ogni azione che compi oggi può aiutarti a guarire dal passato e a costruire un futuro luminoso. Cambiamento e pazienza. Hai già sentito il detto: se fai sempre ciò che hai sempre fatto, otterrai sempre ciò che hai sempre ottenuto. Questo semplice concetto è un campanello d'allarme per chiunque si senta bloccato. La legge del cambiamento ti invita a rompere le catene del passato. Immagina la tua vita come un film.
Se le scene continuano a ripetersi, diventa noioso. Sei tu a scrivere la sceneggiatura e a dirigere la tua vita. Se non ti piace la situazione, fai degli sforzi per poterla cambiare. Il primo passo verso il cambiamento che è la consapevolezza. Riconosci cosa non funziona nella tua vita. Una volta che hai individuato il problema, non puoi più ignorarlo. Questa consapevolezza è positiva perché è il primo passo verso il cambiamento. Il secondo passo è il desiderio. Devi voler cambiare. Può essere spaventoso uscire dalla propria zona di comfort, ma il rischio spesso vale la ricompensa. Il terzo passo è l'azione. Nessun cambiamento avviene semplicemente desiderando ciò che accade. Devi intraprendere azioni concrete, come iscriverti a un corso o cercare supporto. Ogni piccolo passo, se intrapreso con costanza, porta a risultati sorprendenti nel tempo. È importante essere pazienti e gentili con se stessi. La strada verso il cambiamento può essere difficile e i risultati potrebbero non essere immediati, ma ogni passo che compi ti sta portando verso un futuro migliore. Ricorda che la pazienza è un investimento per il tuo futuro. Ogni giorno che perseveri è un passo verso i tuoi sogni. La crescita, sia essa fisica, emotiva o spirituale, richiede tempo e impegno. Quando raggiungi la vetta dei tuoi sforzi, la vista sarà straordinaria perché saprai che ogni passo è frutto della tua consapevolezza. Infine, non confrontarti con gli altri. Ogni percorso è unico e ciò che conta è il tuo cammino. Celebra ogni piccola vittoria perché queste sono le fondamenta del tuo successo futuro. Imparare ad essere pazienti significa fare del proprio meglio ogni giorno e non importa se di tanto in tanto fai uno scivolone e ti sembra di tornare indietro come un gambero. La realtà è che stai compiendo passi da gigante. Capire l'importanza di vivere una vita significativa, estendendo il proprio sguardo oltre il guadagno personale. Si incoraggia a riflettere su come le proprie azioni possono concordare positivamente con gli altri e riconoscere il valore anche dei gesti piccoli e quotidiani. Ogni atto di gentilezza, come un sorriso, può avere un impatto profondo. La consapevolezza e l'allineamento delle azioni ai propri valori personali sono fondamentali per ispirare gli altri. Le 12 leggi karmiche offrono una guida per una vita gratificante, contribuendo al bene collettivo. Non perderti i prossimi video. Iscriviti, attiva la campanellina, lascia un like e commenta per farmi sapere cosa ne pensi e aiutami a raggiungere sempre più persone. Siamo una squadra. Grazie!